Buongiorno, benvenuti, welcome. Please. Due carbonare. Se mi chiedi che cos'è la pizza romana è questa qua. Salsa di pomodoro con olio extravergine, origano e sale. Semplicissimo. Oppure la pizza bianca. La pizza alla romana è figlia del pane. Nasce come un pezzo di impasto del pane che poi veniva schiacciato e messa in forno proprio per vedere qual era la condizione del forno, se fosse pronto per la cottura poi del pane. Arriviamo nel quartiere all'inizio degli anni 70. Mio padre subentra in questo forno, il forno più vecchio di Roma. È stato il Big Ben della famiglia Roscioli, è partito tutto da lì ed è l'attività ancora principale della famiglia ed è gestita da mio fratello. Questo è un posto dove l'azione è continua. Lavoriamo 24 ore al giorno, sia qui che nel laboratorio più grande di Via della Magliana. In questo laboratorio produciamo all'incirca 300-350 kg di pizza che vengono vendute interamente e completamente al banco del negozio. La giornata nel mondo Roscioli, in quella che io e mio fratello chiamiamo giostra o circo, inizia la mattina alle 7 formalmente verso il pubblico, ma parte molto prima con tutti i formati del pane e con le pizze classiche, la rossa romana bassa e la pizza bianca romana. Poi verso le 8 le 9 cominciamo con le pizze quelle arricchite, noi le chiamiamo arricchite o comunque quelle speciali. Io e mio fratello dobbiamo riconoscere al nostro padre che a quel tempo era veramente una cosa proprio estemporanea, era proprio fuori da tutti gli schemi, che ha subito cercato di puntare la lavorazione del prodotto sulla materia prima, soprattutto perché il pane è un prodotto ancestrale. Essendo composto da pochi ingredienti, quegli ingredienti dovevano essere di altissima qualità. E soprattutto aveva capito che l'ingrediente più importante era il tempo, doveva rispettare i tempi del pane. Siamo subentrati noi all'inizio degli anni 90, prima io perché sono dei 3 fratelli, sono il più grande, poi dopo qualche anno è arrivato mio fratello e abbiamo fatto della nostra filosofia che non avremmo mai dovuto fare un passo indietro rispetto all'insegnamento di nostro padre, grande materia prima, rispetto del prodotto e delle sue tempistiche. Eccola, questa è la vera pizza romana, croccante ma allo stesso tempo anche morbida. Nel 90 mio padre compra il locale che sta a Via dei Giubbonari, dove adesso sorge la salumeria con cucina. Dal 90 fino al 2002 la traghettiamo come la famosa pizzicheria del quartiere, perché a Roma, al nord la chiamano salumeria, noi un po' più truci la chiamiamo pizzicheria. Nel 2002 diventa una salumeria specializzata dove cerchiamo di riempire il banco dei più grandi prodotti italiani. Siamo nella salumeria Roscioli, ci troviamo nella parte antistante del locale, che è la vera e propria salumeria da cui tutto ciò è nato. Contiamo circa una selezione di 200 formaggi e 300 tipologie di salumi diversi, basettame, sottoli, pasta secca. Qui c'è una piccola parte della selezione di vini che abbiamo, contiamo circa 2500 etichette, c'è molto lavoro nella ricerca di prodotti sempre di qualità.
Mia sorella, Maria Elena, che è subentrata da poco, essendo la più giovane, è la parte intelligente della famiglia, è quella più evoluta, è sicuramente la più brillante. See you later. Okay, thank you. Thank you. Mi aiuta molto nei rapporti con la clientela perché nostro padre diceva che con qualsiasi cliente io abbia parlato sarebbe stato un cliente perso, perciò diciamo che faccio un po' sono la parte muta dell'azienda io. 2 reservations for 4? Yes. Please. Molto inconsapevolmente facciamo questo format, che mettere dei tavoli e mettere a disposizione dell'avventore o chi faceva la spesa o chi si sarebbe fermato soltanto per consumare il pasto, la grande materia prima che avevamo trovato in giro per l'Italia, manipolata il meno possibile, perché la materia prima era già altamente di alto livello. Spaghetti con le polpette ribollito. Buon proseguimento. Nel 2016 apriamo la caffetteria, che è 2 porte accanto alla salumeria, ma è comunque a 10 metri sempre dal forno. Stessa filosofia, prodotti fatti con grandi materie prime. Mentre per il forno il simbolo è la pizza bianca, la pizza rossa e il pane a lievitazione naturale Lariano, per la salumeria è stata ed è a tutt'oggi la carbonara, ma poi per il bar è diventato il maritozzo. A un certo punto decidiamo che abbassando la quantità di zucchero, rendendolo tra virgolette quasi neutro, ne facciamo la versione salata con vari condimenti, pistacchio e mortadella, con la caponata. Ci ha dato anche quello delle soddisfazioni. Dopo avervi illustrato il nostro mondo / circo Roscioli, rientriamo nella salumeria. Vorrei raccontarvi la storia del nostro piatto, insomma, che ci ha identificato e ci identifica tutt'oggi, che è la carbonara. Pochi ingredienti ma di grande qualità. Usiamo un guanciale di 2-3 produttori, proprio perché abbiamo bisogno di un prodotto stagionato e a volte, essendo produttori artigianali, spesso rimangono senza prodotto e dobbiamo dare a loro noi il tempo di stagionare il prodotto. Durante qualche periodo dell'anno non mettiamo esclusivamente pecorino romano, periodi soprattutto a cavallo poco prima della primavera e subito dopo l'estate, per motivi proprio della composizione del latte è spiccatamente più sapido, perciò dobbiamo abbassare la sapidità con una piccola percentuale di pecorino di Moliterno che ha una tendenza più dolce e ci abbassa la sapidità del pecorino romano. Adesso entriamo in cucina, ma prima di entrare potete trovare la nostra ricetta sul libro Pasta d'Italia Squisita, che è composto da 100 chef che ognuno di loro porta un loro piatto simbolo. Rispettiamo fondamentalmente i passaggi della ricetta tradizionale. Partiamo dalla pasta, usiamo un formato lungo, uno spaghettone, è totalmente fatto con grano italiano, la provenienza è Sud Italia. Abbiamo deciso di usare questo tipo di pasta perché è una pasta che, anche avendo una grande cottura, perché cuoce tra i 18 e i 20 minuti, rilascia l'amido che poi, come vedrete dopo, serve molto per la buona riuscita del piatto. Calando la pasta abbiamo tutto il tempo per fare, tra virgolette, una pasta espressa, non c'è niente di preparato. In cucina c'è Gabriele, che è un ragazzo che sono molti anni che sta con noi, diciamo che parte del percorso fino ad oggi l'abbiamo fatto insieme. Potrebbe sembrare scontato, ma non lo è assolutamente, è il taglio del guanciale. Va fatto tecnicamente in base alla conformazione del guanciale che hai davanti. Solitamente un buon guanciale ha un 70% di parte grassa e un 30% di parte magra e nel cubetto più o meno vanno rispettate quelle caratteristiche. I cubetti sono da circa 1,5 cm per 1,5 cm. Altro segreto è che il guanciale noi lo soffriggiamo in una padella che cauterizza immediatamente il pezzo di guanciale all'esterno, lo rende croccante, però allo stesso momento lo lascia fondente all'interno, cioè morbido, non c'è mai quella sensazione di grasso, di unto.
Al momento della cauterizzazione esce immediatamente tutta la parte grassa, che è l'olio. Parte di quell'olio ci servirà per la mantecatura. Una volta ultimata la cottura del guanciale, lo portiamo via dalla padella con metà del grasso di risulta, che ci servirà per la mantecatura della salsa. Altro trucco è la lavorazione del pepe. Usiamo un blend di pepi di varie zone del mondo. In una padella mettiamo le bacche di pepe a tostare leggermente fino a quando non cominciano a saltare. Nel giro di pochissimi secondi cominciano a rilasciare gli oli essenziali del pepe, che sono quelli che poi danno la caratteristica e l'aroma al piatto. Arrivati a questo punto portiamo via il pepe dalla padella, lo battiamo in modo molto artigianale con un batticarne, perciò i pezzi del nostro pepe sono abbastanza grossolani e sono carichi di questo olio essenziale che ci servirà poi per la mantecatura. Fatto questo, passiamo alla costruzione della salsa. La costruzione della salsa è molto semplice. Usiamo delle uova, è un produttore artigianale toscano della zona di Lari. Separiamo l'uovo dalla chiara. Per ogni porzione di carbonara noi usiamo un rosso d'uovo ed un quarto d'albume. 2 pecorini grattugiati. 2-3 giri di pepe. Per rendere la crema ancora più suadente e più vellutata aggiungiamo quel grasso di risulta che vi avevo detto prima, che avevamo portato via insieme al guanciale, dosandolo poco alla volta, e rende praticamente la crema della carbonara molto vellutata, elastica ma mai agglomerata. Piano piano aggiungiamo un po' d'acqua di cottura carica di amido fino a quando non raggiungiamo la consistenza della nostra crema. Fatto questo, scoliamo la pasta, la mettiamo nella boule, mantechiamo a freddo, cioè lontano dal fuoco. La fase della mantecatura è molto importante. Noi la effettuiamo con delle boule di materiale plastico riciclabile. All'inizio usavamo dell'acciaio, però l'acciaio, essendo materiale freddo, abbassava immediatamente troppo la temperatura e ci creava dei problemi perché solidificava immediatamente il composto. Dopo qualche tempo abbiamo capito che invece questo problema quel tipo di materiale non ce lo dava, anzi in qualche verso manteneva all'interno il calore. Aggiungiamo gradualmente il guanciale come ultima cosa. Impiattiamo e poi rendiamo il piatto più rustico possibile con un giro di pecorino, 2-3 giri di pepe e il piatto praticamente è fatto. La carbonara è uno dei nostri piatti iconici, serviamo circa sulle 100-120 carbonare ogni giorno. Dove vanno loro? B7, allora vado. Io sono entrata a far parte dell'azienda da 7 anni, che non sono pochi, però a mio avviso sono ancora troppo pochi, perché c'è sempre da imparare, soprattutto in un mondo come questo, in cui la ricerca non deve mai fermarsi. È partito mio padre con mia madre e 3 dipendenti, però ad oggi l'azienda è arrivata ad avere circa 200 dipendenti in tutte le sue sfaccettature, dal forno al ristorante, al bar. Diciamo che ha i numeri di una grande azienda, ma la mentalità di una grande bottega. Sono stato felice di aver aperto le porte del nostro mondo a Italia Squisita. Spero che sia stato un viaggio per voi gradevole, nonostante io sia stato il narratore. Grazie e alla prossima.